Eh sì, eh sì, eh sì, è finita l'attesa, adesso ci siamo per davvero, questa e quella settimana là. Sì, la settimana di Lookman all'Inter, punto interrogativo, ossia è quella settimana in cui dentro o fuori, sostanzialmente. E un po' mi dispiace, un po' mi dispiace perché da quando è stata data la notizia, dal giorno zero, quando sono passati una decina di giorni, non ricordo, dal giorno zero, praticamente di passi avanti altrettanti, zero, eppure un giorno sì, l'altro pure, Lookman all'Inter, forse c'è il rilancio, sì, ma sul niente, scritti articoli su articoli, opinionisti, discorsi come Giorgio era all'Inter con Lookman, ma sì, ma magari poi l'alternativa. E mi dispiacerà tutto ciò. Mi dispiacerà per il semplice fatto che adesso me l'hanno talmente inculcato che non riesco a vedere un futuro senza Lookman all'Inter, paradossalmente. Ma oggi Marotta ha parlato, in realtà c'è stata la conferenza di presentazione che sarebbe una conferenza di presentazione bis perché sostanzialmente al mondiale per club c'era stata la stessa cosa e per alcuni versi è stata anche una sorta di copia e incolla di un Kivu che si conferma l'allenatore che ha davanti alle telecamere, a me non dispiace affatto, bello, bello gagliardo, sembra che sia sempre stato un comunicatore, cioè a qualsiasi domanda lui se ne esce fuori o con la battuta o con il sorrisino o sudando come una bestia, ma se ne esce sempre fuori tranquillamente. Ha detto un paio di cose che mi sono piaciute e oggi discuteremo anche di questo, ma partiamo da Marotta che è stato bello, bello cazzuto, devo dire. Sì, proprio come è iniziato. Bello cazzuto. Così come cazzuti so anche le mie galline col gallo che figlio mio sta cantando che è una bellezza. Mamma come mi rompe le scatole sto gallo. Mamma come mi rompe le scatole. Quasi più della porta adesso mi rompe le scatole. Sempre a storia che sta sempre a battere. Vabbè, ma ci arriviamo signori miei. Prima come al solito vi invito a fare un paio di robette veloci, fast, easy. Partiamo dal pollicione, benedetto pollice in su per l'algoritmo che ormai si ciba anche di questo hype, se volete. Diamo sfoggio anche a quest'altra possibilità. Ovviamente vi invito come al solito di tenervi aggiornati attivando la campanella, ma per farlo prima bisogna iscriversi al canale gratuitamente, chiariamo subito gratuitamente. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su qualsiasi altra pagina come Instagram, ovunque. Scusate, non voglio perderci starci troppo su ste robe, ma apprezzo chiunque comunque lo faccia. Grazie davvero per il supporto che è sempre clamoroso. Siamo veramente arrivati a 232.000, mi sembra, su YouTube, su Facebook, anche se fantastici, fantastici. Fantastico sarebbe questo colpo per l'Inter, sarebbe un vero e proprio colpo. Io ho sentito anche in passato, ecco, noi ne abbiamo parlato anche relativamente poco, se vogliamo, perché come dico sempre, almeno un fondo di novità deve esserci, se no di cosa discutiamo? Ed è il motivo per cui forse uno, due, tre video fa, no, forse due video, sì e no. Eh, altrimenti avrei potuto dirvi un po', ma parlavamo del nulla, ragazzi, perché davvero dal giorno zero di novità dietro a quest'affare non ce n'erano, non ce n'erano. E adesso per la stessa missione di Marotta, questa sarà la settimana in cui si andrà a capire in realtà forse se c'è da parte dell'Atalanta una volontà anche di trattare e da parte dell'Inter di rialzare un po' l'offerta. Però le parole di Marotta ci fanno capire proprio che questa è la settimana del dentro fuori, nel senso che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in fondo o meno? Si parleranno, no, con i vari dirigenti dell'Atalanta, c'è un ottimo rapporto, tutto quello che vi pare, ma questa è la settimana in cui si quaglia. E se non ci sono i termini, no, per trattare in qualche modo, l'Inter andrà sulle alternative. Quello che mi, tra virgolette, rincuora è che forse è stato, non dico depennato, ma si parlava tempo fa di Nico Gonzalez. Ecco, oggi non viene mutuata come alternativa all'Inter, almeno seguendo Fabrizio Romano. Quindi vediamo, ma non portiamoci così avanti, rimaniamo col discorso di Lookman. Io perché, come posso dire,
istintivamente penso anche a delle alternative, perché oggi sarei meravigliato che Lookman venisse all'Inter, sarei molto meravigliato, non per la volontà del giocatore che pare che stia spingendo verso la destinazione nerazzurra, però io le trattative dell'Atalanta le ho seguite praticamente tutte da quando siamo qui a parlare, no? Quanti video abbiamo fatto, una caterva, no? Da quanto seguo l'Atalanta, ragazzi? La seguo con immenso piacere praticamente da tutta l'era Gasperini. E quindi vi posso dire che l'Atalanta non ha, secondo me, come ha già fatto in passato, non ha bisogno di scendere a compromessi, non è col collo tirato. Per cui io non penso che l'Atalanta scenderà di quei 50.000 richieste. Non penso, non lo credo, se vi devo dire la mia. Così come non credo che l'Inter, nonostante ultimamente abbia messo da parte una sorta di tesoretto, chiamalo così, cedendo Stankovic a una decina di milioni scarsi. Stessa roba per... chi era l'altro, ragazzi? Che me lo so perso. Ragazzi, non mi ricordo l'altro giocatore. Pure abbiamo ceduto per una cifra simile. Pure parlavamo di 8-10 milioni. Oh, non mi viene, ragazzi. No, lo saprete più di me, certamente. Charles Lani che si è messo di traverso, che non vuole andare al Betis, altrimenti sarebbe stato altri 15 milioni. Peccato, bisogna capire Taremi cosa rifarà, però in uscita un pochettino ci stiamo muovendo in qualche modo. E dicevo, sì, nonostante ciò io non penso che l'Inter affondi e salga a 50 milioni. Quindi non lo so, sarei sorpreso positivamente come se alla fine questa trattativa andasse in porto e soprattutto andasse in porto alla volontà dell'Inter, no? Quella di arrivare anche a 45 più, non lo so, non lo so, non lo so, però ragazzi, non voglio essere qui come al solito a trasmettere negatività e tutto il resto, quindi come vi dicevo, questa è la settimana. Comunque è bello sentire che l'Inter sia lì a trattare un giocatore del genere. È importante in questo momento per quanto mi riguarda, anche per dare un segnale. Ecco, daresti un grande segnale prendendo uno come Lookman. Poi qualcuno dirà, ma non serve. Per me è una boiata. Dire che Lookman non serve è una boiata, ma di quelle clamorose. No, ma è più importante il difensore. Certamente anche il difensore è importante. Ma da quanto tempo diciamo che non abbiamo un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che ti permette anche di trovare delle alternative allo stesso 3-5-2, quindi sia di assetto tattico ma anche tecniche. Di che parla? Se uno dice che Lookman non serve all'Inter, secondo me di partite dell'Inter ne ha viste poco ultimamente. Secondo me, poi questo ovviamente è sempre la mia inutilissima considerazione. Fatemi dire due o tre robette veloci su Marotta che entra e subito dice innanzitutto noi comunque siamo la squadra che negli ultimi 5 anni ha portato a casa più trofei, quindi abbiamo lavorato bene, mette in campo il lavoro fatto, no, da lui e da tutti i componenti del board, diciamo così, e fa anche bene, perché poi l'Inter viene considerato sempre un club che si trova lì per caso, invece no, se l'Inter oggi comunque è arrivato 2 volte in finale di Champions, ha vinto un scudetto negli ultimi anni, qualche coppetta, quella è perché ha lavorato bene e lo ha fatto senza soldi. Ecco, questo diciamolo e quindi avvaloriamolo ancora maggiormente. E poi mi piace soprattutto quando dice sull'obiettivo, io non stiamo qui a nasconderci come fanno un po' tutti sostanzialmente, no? L'obiettivo minimo, il quarto posto, il nostro obiettivo è vincere. Se lo faranno gli altri, complimenti a loro, ma anche il nostro è quello di vincere. E qui mi è veramente piaciuto perché fa capire che da veramente dove siamo arrivati oggi. Siamo di nuovo quelli che dicono siamo l'Inter e dobbiamo vincere. Tempo fa non si faceva, tempo fa, parlo di 4-5 anni fa, dal prima rotta la situazione era assolutamente diversa e non me lo dimentico, quindi mi è piaciuto anche in questo. E poi come dicevo prima, per chiudere, Kivu
Chivo mi piace, Chivo, anche quando cercano di estorcergli, no, non dico uno slogan, no, ma un giornalista ha detto, come si dice? Conte ha detto, no, ma fate cacchio assai, voi invece cosa direste? No, 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 non dobbiamo copiare nessuno, noi non dobbiamo darvi degli slogan, no? No, 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 anche perché poi subito i giornali, no, avrebbero subito colto la palla al balzo, come io mi ricordo un'intervista, una conferenza di presentazione come si chiama, del maestro Giampaolo quando andò al Milan, sempre con Conte, mi sa, teste basse e pedalare, diceva Conte, che era all'Inter, mi sa, all'epoca Conte, mi sa di sì, e Giampaolo disse invece noi testa alta e giocare a calcio. E beh, sta roba non me la sono mai dimenticata e poi l'ho preso in giro per tutto l'anno, finché non fu esonerato sostanzialmente. E perciò vi dico bravo Kivo perché sembra che è una vita, in realtà è una vita che poi all'interno del mondo Inter tra giocatore, allenatore delle under e compagnia cantante è da una vita all'Inter e sa come si deve anche controbattere, sa quanto è importante anche la comunicazione e secondo me la sfrutta proprio vantaggio, no? Sono tanti dettagli che ti fanno capire che comunque sa come deve schivare anche i vari proiettili. Mi piace dal punto di vista comunicativo, mi piace tantissimo. Poi ha fatto capire che a volte giocheremo contro i centrocampisti, a volte due, si cambierà tanto. L'Inter cambierà pelle anche durante la stessa partita, cambierà l'abito tattico, lo ha fatto già capire ed è giusto, no? Giusto creare anche un po' di imprevedibilità. Sarà un Inter diverso, ragazzi. Tutti dicono: ma l'Inter deve continuare col 3-5-2 di Inzaghi. L'Inter sì ha una buona base, però questa ormai non è più, non può essere l'Inter di Inzaghi, c'è un altro allenatore e non solo un altro allenatore, iniziano ad esserci anche altri giocatori e quelli che c'erano iniziano ad invecchiare, altrimenti commetteremmo lo stesso errore dell'Inter post triplete. No, quella fu un Inter che vinse, è tutto un altro discorso, un altro paio di maniche, ma continuare, no, a pensare che si doveva andare avanti con quei giocatori, con quell'assetto, no, ci sono cose che iniziano e che hanno una fine, punto. E c'era un altro aspetto importante, come giocheremo a tre, sono i principi che contano, non i numeri, vogliamo essere aggressivi e verticali. Sì, questi sostanzialmente sono state le discussioni di Kivu che mi è piaciuto, mi sta piacendo assolutamente sotto questo aspetto. Poi vediamo. Niente, ragazzi, come detto, sintonizziamoci 2 o 3 giorni, capiremo veramente se si può concretizzare questo affare. Io sverrei. Adoro Lookman, lo seguo assiduamente da quando è all'Atalanta, è un giocatore straordinario, speriamo che si concretizzi tutto ciò, vediamo quello che succede. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.